Siamo pronti? Sì! Vai, si parte! Yeah! Siamo alla faccia rientro. Appena dopo Monaco, praticamente il tempo comincia a peggiorare e continuerà a farlo per tutto il pomeriggio. Tant'è vero che alle 6 sembrava di stare alle 9 di sera, non si vedeva niente e abbiamo deciso di fermarci in un'area di sosta lungo il Danubio. Classico delle aree di sosta all'estero, pane fresco tutte le mattine. Ok, piccola deviazione. Guarda, sono le 10:30. Deviazione. C'è anche il ciuf ciuf. Amore, vai a destra, è libero, spero. Le autostrade tedesche possono essere un inferno l'estate quando si accavallano lavori di manutenzione su lavori. A volte il navigatore ci ha fatto uscire dall'autostrada per guadagnare anche più di 30 minuti e questo, a parte guidare in mezzo alla campagna, ci ha dato anche la possibilità di trovare dei punti carini dove pranzare. Noi abbiamo scelto di evitare la A7 e dirigersi verso Berlino e poi traghettare a Rostock piuttosto che a Puttgarden. Sono 45 minuti di navigazione, ma il biglietto fatto per un orario vale anche per tutte le altre corse della giornata. Amore, come va? Tutto bene? Dai, bella giornata, un po' ventosa, giustamente. Mare mosso. Mare mosso che, mare mosso che ondeggia, beccheggia, non si vede. Ecco. Alla fine siamo sbarcati. Sì, una fila modello napoletano più che scandinavo, con tutti che si infilavano a destra e a sinistra, però dai, che Ok, arrivato in Danimarca sulla strada per Copenaghen. un caloroso benvenuto! Sotto la pioggia. Eccoci qua. Pensa se stavamo in moto! Altro che moto. Buongiorno! Siccome non avevamo, aspetta che forse sono più bella Non avevamo così, niente da non ci vedo fare, un è cazzo. così. Preso il traghetto alle 6 invece che alle 8. Siamo fermarsi come fanno tutti appena sbarcati. Siamo andati un po' più avanti verso Copenaghen e guardate un po', ci siamo fermati su una lingua di terra a passare la notte in un posto, guardate un po'. Ragazzi, guardate che meraviglia. Ponte di Øresund è ovviamente a pagamento e l'unica soluzione per risparmiare qualcosa è fare un biglietto cumulativo associato alla tratta in traghetto. Quindi quando si fa il biglietto online bisogna selezionare l'opzione combo e si riceve già il codice da mostrare poi al casello per passare, avendo già pagato online entrambe le tratte. Eccoci qui, uscita 25 o giù di lì,
grande Rogheri o come si chiamava in danese, ci siamo fermati, via. Dopo una bella sosta a mangiare pesce affumicato, un assaggio della vera Svezia. Lande isolate, fattorie, campi coltivati, qualche altro qua e là. Stoccolma si trova più o meno a metà strada del nostro tragitto verso nord e conviene fermarsi almeno una giornata per spezzare il viaggio e visitare la città, che merita veramente. Il più vecchio ristorante di Stoccolma ancora in attività. Mentre stiamo entrando nel più stretto vicolo di Stoccolma, c'è un po' di traffico. Sono due aree di sosta adiacenti al centro, ma per qualità e prezzi conviene sicuramente il campeggio. È collegato benissimo con il centro storico, 10 minuti a piedi si arriva alla metropolitana e poi di lì si arriva direttamente in centro. Oltre al quartiere medievale conviene anche fare una visita al museo Wasa, un galeone fine 800 che è naufragato il giorno dell'inaugurazione. È conservato perfettamente ed è veramente affascinante. Come ti è sembrata Copenaghen? Copenaghen. Sei attenta! Qualcuno dorme, Sei ancora. attenta, era un test. Come ti è sì, sembrata era un Stoccolma? sto calma. Stoccolma. Sì, Sto calma a Stoccolma. Stoccolma in attesa che Attributi Tedeschi fa... Un po' fredda, fa camper service. Un po' Quindi freddina. fredda, un po' umida. Un po' umida, un po' sì. umida. Però dai, carina. No, carina. Sì, merita. La Venezia del Nord? Sì. Beh, Venezia, Ancora più Venezia. umida. Va bene, e oggi dove andiamo? Profondo nord. Profondo nord, a caccia di Babbo Natale. A caccia del Babbo Natale. Ok, a Ok. dopo. Come bucolico. Anche questa giornatina sta finendo. Abbiamo trovato un posticino, niente male, dove passeremo la notte. Guardate un po' dove ci siamo fermati. Qui le strade le rifanno, Da zero però. Da zero, sì. Ma sì, una corsia in più, che vuoi che sia. Mazza, che è quella bestia laggiù? Oh. Babbo Natale, arriviamo! È un po' come stare in Islanda, dai. Sì, sì. E dopo non so quando i lavori continuano. 10 km così per assurdo. E non superare i 30 km/h. Se li superi. Grazie. Grazie. Si apre la macchina. Come una scatola di sardine, no? Qui a destra. Qui a destra. Siamo in mezzo alla foresta. Strada dritta, limite di 80, noia mortale. Ma se vuoi puoi anche andare a destra a fare benzina, a mangiare nel bagnetto. Ragazzi, oggi non c'avevamo un cazzo da fare e quindi siamo passati, c'era l'insegna di un negozio che affumica il pesce e quindi che fai? Non te fermi? Tiè, guarda che ci siamo presi e guarda dove stiamo.
E comunque volevo fare una considerazione, cioè ti pare che io devo venire in Svezia per togliermi la felpa e stare a maniche corte al sole? Io la felpa ce l'ho, perché però... a Solbiate Olona cazzo ci puzzavamo dal freddo e stavamo sotto l'acqua tutti i giorni, ma guarda che incredibile, non ci stanno più le mezze stagioni, veramente. Ora voi non potete capire che odore che c'è qua, cioè ci vorrebbe veramente telefono 4D. Non torno più a casa, lasciatemi qua. Eccoci al confine tra la Svezia e la Finlandia. In una città che è gemellata con Torino. Ditemi voi se sapevate che la città di confine tra Svezia e Finlandia, qui in Polonia, fosse gemellata con Torino. Si chiama Apparanda. E ma ora devo Città di smettere di... confine è gemellata con Torino. Ora in Finlandia, mai stato in Finlandia. Buonasera, Torino a Tornio. Che vuoi No fare? comment. Infatti c'è a 40, ma chi ha mai sentito? Mi pare che Torino va a 40, si va a chiamare. Io con Calgary, sono la città più importante. Souvenir shop, ma non c'è l'orario. Camminiamo nel villaggio di Babbo Natale. Un primo piano, avviciniamo un po'. Aspetta che guardo per terra prima di finire per terra. Ce l'abbiamo fatta praticamente. Siamo qui da Babbo Natale. Al circolo polare artico e non c'è nessuno. Sì, vedete domani. Cosa fa un pollo al circolo polare artico? Qua. Grazie, amore.